Ciao, sono Sara Poiese, socialist ed esperta di cucito e in questo nuovo corso dedicato alla confezione intimo volume 2 ti condurrò assieme a me passo passo alla fantastica scoperta della confezione dei body e anche dei leggings. Scopriremo infatti il cartamodello, i trucchi da apportare al cartamodello del body e anche dei leggings. Scopriremo come creare cuciture e cartamodelli furbi e impareremo quali sono i filati da usare per la confezione dei progetti elasticizzati, sia che li vogliamo lavorare con la macchina per cucire, sia con la tagliacuci, sia con la punto copertura. Scopriremo poi nel dettaglio quelle che sono le minuzie, i trucchi per usare i filati da punto copertura anche nella tagliacuci e viceversa. Scopriremo come alcuni filati specifici per tagliacuci possono essere usati alla perfezione anche nella tua macchina punto copertura e impareremo così a realizzare fantastici body con la cucitura magari a due aghi in punto copertura per un effetto elasticizzato a due aghi se a casa hai la macchina punto copertura. Se invece a casa non hai la macchina punto copertura, impareremo a realizzare la sgambatura del body con il punto elastico della macchina per cucire a zig-zag, che è un punto speciale che ti insegnerò a modificare nella sua lunghezza e nella sua larghezza per avere l'effetto come i body che acquisti. Ma non è finita qui, impareremo ad usare con consapevolezza la taglia cuci a 3 fili un ago di destra per rifinire le parti interne delle sgambature. Ma non è solo questo l'argomento, perché infatti scopriremo come andare a confezionare anche dei leggings e creare delle perfette cinture ai leggings su misura. Pertanto, ideali per modificare cartamodelli esistenti o anche magari per crearne di nuovi. E impareremo anche come si realizza l'orlo a due aghi elastico senza la macchina punto copertura. Infatti qui c'è un trucchetto di una fliselina speciale che si usa quando vuoi adottare questi trucchi magici per cuciture elastiche solo con la macchina per cucire. Questo corso confezione intimo volume 2 è perfetto per te se hai già seguito i precedenti corsi di intimo in Sara Poiese Academy e dunque vuoi proseguire nel tuo percorso di confezione del tuo guardaroba fai da te su misura. Questo corso è perfetto per te se hai già in casa dei cartamodelli pronti di leggings, di body, di costumi, ma non sai come si confezionano. Infatti questo corso è la tua guida perfetta per confezionare dalla A alla Z i capi di abbigliamento elasticizzati con ben 3 macchine diverse, macchina per cucire, tagliacuci e punto copertura. Ti garantisco che non ho mai usato così tanti punti di cucitura diversi come in questo corso, pertanto devi proprio provarlo. Questo corso poi è perfetto per te se stai cercando un corso di cucito, fruibile per sempre. Il suo acquisto, infatti, ti garantisce la sua visione per sempre da qualsiasi dispositivo, 7 giorni su 7, 24 ore su 24, da computer, smartphone, tablet e persino TV. E poi c'è una ricchissima community all'interno di Sara Poiese Academy che sta già popolando anche i precedenti corsi e che rimane senza parole e senza fiato per le rifiniture e per la qualità di questi corsi. Tante inquadrature diverse, tante angolazioni, tanti punti luci e tanti trucchi per avere davvero il cucito a portata di clic. Cosa aspetti? Inizia ora la tua avventura di apprendimento in Sara Poiese Academy. Introduzione e programma. Iniziamo a vedere assieme quella che sarà la programmazione di questo corso di taglio e cucito intimo volume 2. Lo chiamo volume 2 perché c'è già in Sara Poiese Academy il corso di taglio e cucito intimo volume 1.
Ti consiglio pertanto di andare a visitarlo e visualizzarlo per vedere analogie e differenze. Vediamo assieme il programma di questa classe di taglio e cucito. Vedremo l'introduzione e il programma, il video che stai visualizzando in questo momento. Vedremo poi quali sono i corsi collegati a questo che stai visualizzando e che dunque ti aiutano a meglio comprendere il processo di confezione sartoriale e modellistica sartoriale del intimo e del tessuto sportivo in generale. Vedremo poi quali sono i materiali occorrenti per realizzare il leggings e il body di questo corso. Scopriremo il tessuto suggerito ideale per lavorare sia i leggings sia il body. Un'unità di apprendimento dedicata è riservata al cartamodello del leggings. Ti darò infatti alcune nozioni utili relative al cartamodello del cinturino. Il cartamodello del cinturino infatti può avere sia un elastico in vita sia una fascia di solo tessuto. Vedremo poi quali sono i margini di cucitura e il piazzamento del cartamodello su stoffa del nostro progetto. Un'unità di apprendimento è poi dedicata alla confezione del leggings. In questa unità di apprendimento vedremo la confezione domestica, ossia la confezione solo con la macchina per cucire. In quest'unità avremo un approccio dedicato alla macchina per cucire che può essere sostituito con l'approccio dedicato invece nell'unità di apprendimento confezione industriale. L'unità di apprendimento dedicata alla confezione industriale del body, per esempio, vede la sua confezione con la macchina overlock oppure coverlock. Puoi pertanto invertire, intrecciare, mixare queste due unità di apprendimento per confezionare il leggings completamente con la tagliacuci oppure viceversa confezionare il body solo con la macchina per cucire. All'interno dell'unità di apprendimento dedicata alla confezione del leggings, vedremo perché si deve fare prima di tutto l'orlo. Impareremo a cucire poi la gamba interna con delle cuciture elastiche e con una rifinitura elastica per la macchina per cucire. Confezioneremo insieme il cavallo e il cinturino del leggings. Per quanto riguarda il cinturino, distingueremo il cinturino dalla fascia elastica in tessuto e ne capiremo le differenze. Un'unità di apprendimento è poi dedicata al cartamodello del body. Impareremo infatti a ideare delle maniche furbe ad effetto wow con materiali geniali. Vedremo i margini di cucitura e il piazzamento del cartamodello su stoffa. Le unità di apprendimento dedicate ai cartamodelli del leggings e del body vogliono essere unità di apprendimento a titolo di esempio e a titolo di spunto per qualunque cartamodello tu abbia con te. Puoi infatti scegliere questo corso se hai creato da zero il tuo cartamodello, ispirandoti magari al corso di modellistica Intimo 2, dove abbiamo imparato a creare lo stampo del legging e lo stampo del body. Questo corso però è perfetto per te se hai già un cartamodello di qualunque brand e non sai come confezionarlo. Le istruzioni infatti dedicate alle confezioni di entrambi i progetti sono propedeutiche e neutre per qualsiasi marca di cartamodelli tu voglia utilizzare. Vedremo poi un'unità di apprendimento dedicata alla confezione del body, dove scopriremo un trucco furbo con una fliselina speciale per cucire delle spalle perfette nei tessuti elasticizzati, impareremo a cucire la manica, confezioneremo i fianchi e ci occuperemo poi della chiusura inferiore del body, quella con i gancetti o i bottoncini clic clac. Questa chiusura mi preme particolarmente insegnartela perché è propedeutica per trasformare qualunque cartamodello di mutandina o di costume intero in un cartamodello di un body con i bottoni. Vedremo poi come si confeziona lo scollo elastico e la sgambatura del body.
soluzione ideale eventualmente anche per una mutandina. Vedremo alla fine le conclusioni. Spero davvero che questa classe di taglio e cucito ti soddisfi. Io ho già messo il 100% della mia energia e della mia creatività. Siamo pronti per cominciare? Cucire la gamba interna. Per cucire un fuseau possiamo passare dopo l'orlo direttamente alla cucitura della gamba interna. La comodità infatti di questa tipologia di modello è che non abbiamo la cucitura del fianco da effettuare. Il mio consiglio personale è quello di segnare il cavallo davanti oppure il cavallo dietro con un taglio distintivo oppure con la penna per tessuti. Questa operazione ti aiuterà a capire subito quando stai lavorando il dietro oppure il davanti. Io, per esempio, ho fatto un doppio taglio nel cartamodello del cavallo del dietro e un singolo taglio nel cartamodello del cavallo davanti. Questo è il pantalone con il lato diritto che mi guarda. Questo è l'orlo che ho già realizzato. Per andare a cucire la mia gamba interna, devo prendere la gamba del pantalone e porla dritta contro dritta, con una accortezza. Devi cercare di spillare in maniera perfetta e precisa lo spillo di partenza. Devi spillare in maniera perfetta e precisa lo spillo dell'orlo. Infatti, in questa tipologia di confezione, se sbagli a cucire l'orlo, potresti ottenere un orlo più lungo oppure più corto. E non è di certo questo l'effetto che vogliamo ottenere, vero? Noi vogliamo un bell'orlo pulito dall'orlo uguale. Pertanto, ti consiglio di spillare il tuo orlo con uno spillo in perpendicolare, in modo tale da fissare la posizione del tuo orlo in cucitura finale. Questa operazione, infatti, ti permetterà di fissare bene questo lavoro esattamente in questo modo. Prendiamo il primo spillo in perpendicolare, tutti gli altri spilli li possiamo posizionare in maniera standard, l'ultimo spillo lo posizioniamo nuovamente in perpendicolare e andiamo semplicemente alla nostra macchina per cucire. Laddove abbia il doppio trasporto integrato, ti consiglio di innestarlo. Ci basterà ancora il semplice punto dritto, sempre alla distanza di 1 centimetro di margine di cucitura. Abbassiamo il piedino, togliamo lo spillo e questa volta effettuiamo però una salda, un fissaggio della nostra cucitura. Proseguiamo nel cucire il nostro pantalone cercando di avere sempre l'accortezza di mantenere inalterato il margine della cucitura. Il margine superiore e il margine inferiore, infatti, devono essere sempre posizionati in maniera uguale. La cucitura sarà poi perfettamente elastica grazie all'utilizzo del filato dedicato. Credimi, il filo fa davvero la differenza. Se a casa hai la tagliacuci, puoi comunque effettuare questa cucitura con la macchina per cucire, soprattutto per garantirti questo punto preciso, per poter dunque terminare la tua cucitura dell'orlo in modo estremamente preciso. E poi potresti ripassare il margine della cucitura semplicemente con la tagliacuci infilata a 3 fili, un ago di destra. Infatti, in questo modo io ho effettuato la cucitura che è comunque elastica, come se la stessi lavorando con la tagliacuci, grazie al filo speciale che mi garantisce l'elasticità della confezione. E poi posso passare alla rifinitura in tagliacuci di questo passaggio. Il risultato che ho ottenuto è proprio questo, una cucitura su una gamba e anche sull'altra gamba del pantalone. Ovviamente qui il margine di cucitura deve ancora essere rifinito. Posso pertanto scegliere se rifinirlo con la macchina per cucire oppure con la tagliacuci.
Se vuoi rifinire questo progetto con la tagliacuci, imposta 3 fili del colore abbinato, tensioni neutre, ago di destra. Vediamolo con la macchina per cucire. Infatti ci sono alcuni punti nella macchina per cucire che sono altresì denominati punti di sorfilatura e sono i cosiddetti punti overlock per la macchina per cucire. Non sono assolutamente la stessa cosa come una tagliacuci, però sono un valido aiuto. Hai bisogno di innestare il piedino per orlo, tipico piedino in dotazione nelle macchine per cucire, e una volta che hai impostato il piedino devi porre la tua stoffa a ridosso della guida rossa del piedino stesso e iniziare con un po' di pazienza la tua operazione di cucitura. Dovrai infatti solo preoccuparti di tenere il tessuto a ridosso del segno rosso del piedino per orli. In questo modo, piano piano avanzando, otterrai l'effetto tipico dell'orlo effettuato con il punto overlock della macchina per cucire. Il mio punto di vista a riguardo è sempre lo stesso. Se hai già seguito altri miei corsi in Sara Poiese Academy o nel mio blog sarapoiese.com, sai bene che io preferisco l'utilizzo della tagliacuci. È più rapida, è più precisa, è più professionale e impedisce al tessuto di non sfilare in maniera decisamente migliore rispetto all'utilizzo con la macchina per cucire. Però un valido compromesso è diventato questo filato elasticizzato, poiché con l'ausilio del filato elasticizzato il punto overlock della macchina per cucire ha guadagnato qualche punto qualitativo in più rispetto al pregresso. Attenzione, resta sempre chiaro che la tagliacuci fa la tagliacuci e la macchina per cucire fa la macchina per cucire. Ma questo tipo di lavorazione può essere davvero valido ed efficace. Proseguiamo nella confezione di entrambe le gambe interne del nostro fuseau. Ecco qui la rifinitura pulita. Certo, c'è qualche ondina, come potrai vedere, infatti stai lavorando il punto overlock della macchina per cucire, non stai lavorando con una tagliacuci. Però è un prodotto altrettanto comunque valido se a casa non hai la tagliacuci, che ti permette di realizzare questo progetto in maniera comunque dignitosa, pulita e divertente. Hai così confezionato la gamba destra e la gamba sinistra andando a cucire la gamba interna.